Buongiorno amici, in questa puntata saremo completamente soli in un tipico villaggio, giocheremo con un gatto e poi mangeremo tra i zoccoli e mulini a vento. Mettetevi comodi, che si parte! Andiamo di là, Marken. Arrivederci signora. E siamo arrivati a Marken, abbiamo parcheggiato su un unico parcheggio che costa 3,5 € all'ora o 10,5 € tutto il giorno e si paga dalle 8 alle 8. E invece, per differenza dei molti altri posti, molti altri parcheggi in Olanda, qui è consentito pernotare, quindi noi pernoteremo ed entreremo attraverso Beatrixbrug. Marken è un piccolissimo paesino vicino a Volendam che addirittura a fine XIX e inizio XX secolo viene preso come un esempio di studio da etnografi e folcloristi per studiare ormai le antiche usanze olandesi che stavano scomparendo. E non è chiaro se questa è una strada che porta da qualche parte o soltanto in casa di qualcuno. E tutte quante case sotto hanno i mattoni e sopra una parte in legno. E ovviamente i canali ovunque. Questo villaggio è praticamente rimasto immutato nel tempo, per quello che viene un po' preso dal salto dai turisti. Che bel giardino, anche se mi sento in colpa a riprenderlo. E ci sono scorci assolutamente da esplorare. Sei sicuro che non entriamo nel giardino di qualcuno? No, infatti non continuo. Ok. Torniamo indietro. Hanno dovuto mettere la scritta in inglese: non bussateci sui muri. Credo che gli abitanti di Marken hanno un po' più problema con i turisti rispetto a quelli di Gatehorn, dove siamo stati l'altro giorno, perché lì sì, passi vicino ai canali, qua praticamente gli entri nel cortile perché non sai se è un cortile, se è un passaggio o se è una via. Bellissime quelle ortensie bianche. Le case dietro di noi sono vere, come possiamo vedere anche dagli orti, non sono fatte solo per i turisti. E dopo poche centinaia di metri siamo già arrivati al porto. E questo qua arriva da Volendam come noi. Ma in realtà ci sono soltanto un paio di negozi e ristoranti, il resto sono le case, con i propri orti, cavalli e mucche. All'inizio di questa via c'è qualche negozietto di souvenir, però ormai sono tutti chiusi perché sono le 5 passate. Invece bar e ristoranti rimangono aperti. Amici di Marken! Ciao! Oh, ma quante coccole facciamo! Quante coccole facciamo! Vieni con noi! È un piccolo posto qua per te! Ti meriti di meglio! Se da questa parte del porto ci sono un po' di ristoranti, noi opteremo per queste non lo so, piccole crespelline. E ovviamente si è messo a piovere, ma loro non si accorgono nemmeno. È il ponte preferito di nostra figlia Giulia. Posso dire che non mi dispiacerebbe avere quella casa con quel giardino davanti a questo canale. E questo lo possiamo chiamare tipica cartolina di Marken. Peccato per la mancanza del sole, perché le riprese rendono un po' di meno, però è stupendo lo stesso. Piccoline, come dormono! Quelle lì sono vere. Hai visto come dormono le paperelle? Ovviamente. No, questa parte del villaggio è bellissima, praticamente non c'è nessuno, c'è un silenzio, si sentono solo gli uccellini, è pazzesco quanto è bello. E questo è un altro ponticello per attraversare i canali di Marken. E stiamo andando verso la chiesa. La signora che ci ha preparato il dolce ci ha detto che loro effettivamente non sono tanto disturbati dai turisti, perché i turisti vengono qua tra aprile e agosto e non si sentono presi d'assalto.
Dicono che quest'anno ci sono un po' meno turisti che il solito, ma adesso non c'è nessuno, perché dopo le 5 anche turisti olandesi se ne vanno via, quindi noi siamo rimasti qui praticamente da soli. Ma lo senti anche tu l'odore di Sì, odore broccoli? di cena. No, più broccoli, che a me piacciono, ma a quest'ora dopo il dolce è un'isola dei Minci questa. Anzi, una volta era un'isola, adesso non lo è più. Noi sempre ci pensiamo 2 volte a dare qualche consiglio, a parte magari consigliare un posto che ci è piaciuto, sempre dicendo che è piaciuto a noi, oppure farvi vedere quello che abbiamo installato nel camper e dare la nostra opinione su come ci siamo trovati noi. Ma una cosa ci sentiamo proprio di consigliare: quando andate in qualche posto, e perché lo dico prima di tutto? Lo dico perché ho visto un po' di commenti su Park4Night per Marken dove dicono non vale la pena. Tante persone arrivano, entrano, fanno 10-15 passi, arrivano al porto, non si accorgono nemmeno che esiste tutta un'altra parte di del questa paese dietro il porto, che è splendida. Così vale anche per le altre cittadine o per le città, ovunque andate, fate dei bei giri, dopo incominciate a capire il posto, sentire il posto e potrete anche veramente capire se vi è piaciuto o meno. e esprimere il vostro giudizio su Park4Night. E i portatori del formaggio che abbiamo visto all'Alkmaar. Io dico Alkmaar, intanto c'ha 2 A. Non so quanto rende il video, ma potete vedere quanto sono storte sia la porta che la finestra di questa casa. Ultima volta abbiamo fatto qua la colazione. Ci è piaciuto soprattutto per l'atmosfera molto rilassante e casalinga, non frenetica come sono i nostri bar al mattino. E anche qua troviamo le ortensie che Sasha ha battezzato ortensie catanesi perché assomigliano ad arancini. Mi raccomando, arancini sono a punta. The next day. E buongiorno, ci siamo svegliati gratuitamente a Marken, che non è una cosa scontata in Olanda. Ora dobbiamo fare un trasferimento veloce perché lì dove andiamo non è facile trovare il posto per il camper. Il vento si vede ma si sente anche. Il parcheggio dove abbiamo dormito è estremamente tranquillo, quindi ve lo consigliamo assolutamente. E adesso siamo diretti verso Zaandam. E lì in fondo si intravedono i grattacieli di Amsterdam. Wish for this moment to never go away, but it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find. Abbiamo parcheggiato Charlie, un parcheggio Park and Ride, che alla fine si trova davanti alla stazione Zaanstad Zaanse Schans. Venire a visitare i mulini di Zaanse Schans, cioè etnomuseo, in camper non è proprio un'impresa facile perché non ci sono più di tanti parcheggi, però questo parcheggio, questo Park and Ride è consentito per i camper, ma è scritto esplicitamente che non si può parcheggiare di notte. In Olanda ci sono 2 musei etnografici dove potete vedere i mulini a vento. Uno è Kinderdijk, che è anche agevolato per arrivare con qualsiasi mezzo di trasporto. E l'altro è Zaanse Schans. E anche questo mega ponte si apre per far passare le navi. E infatti al ritorno abbiamo trovato il ponte aperto e la nave che stava passando non finiva più. Ma allora, perché siamo venuti qua? Ma che domande! Oltre i mulini qua troviamo anche un piccolo villaggio con 40 casettine quasi. E tra queste tipiche casettine olandesi troverete negozi di souvenir, dove mangiare, ma anche le casettine private. In Olanda, a prescindere se è un posto turistico, un etnomuseo, qualsiasi cosa, la gente continua ad abitarci, non vende le proprie case, rimangono a abitare e l'unica cosa che chiedono è un po' di silenzio. Oh, ci sono anche le gallinelle, piccoline. E come dicevamo prima, ci sono anche delle case ancora private. E che casettina! Invece quello che si vede dall'altra parte del canale non è nessun museo, le case sono proprio così. Poi ci sono anche tanti bed and breakfast.
Albert Heijn è una delle più grandi catene di supermercati olandesi. Questo negozio qua esiste dal 1887, è il primo negozio. Carissimi, non fatevi impressionare dal tempo, perché la bellezza non sta nelle foto di Instagram. Ora andiamo a vedere come si fanno i zoccoli, mangiare una cosa tipica e calda e raccontarvi l'incredibile storia dei mulini di questo posto. Più che in Olanda, mi sembra di essere nel Wild Wild West. Ci troviamo davanti a un laboratorio dei zoccoli dove fanno vedere effettivamente come si producono i zoccoli, però si entra nei gruppi e cercheremo di entrare più tardi. Ma perché è interessante questo posto? Perché dall'ingresso subito trovate tutte le tipologie dei zoccoli divise per regioni e anche la differenza dei zoccoli che si usavano durante il giorno e i zoccoli che si usavano soltanto di domenica. Andiamo a vedere la produzione dei zoccoli. Zoccoli da calciatore. Nelle miniere di Torba usavano questo tipo di zoccolo qua. Vediamo anche zoccoli veramente speciali. Questo spettacolino della produzione dei zoccoli, che si ripete nei decenni, non è assolutamente male, anche perché cercano di spiegare più con i gesti che con le parole. E devo dire che il ragazzone oserei dire, ci riesce benissimo. Si parte da un ceppo, pezzo di legno grezzo, il quale cercano di smussare in modo grossolano. A questo punto, utilizzando un modello del zoccolo e un tornio copiatore, elaborano il ceppo fino ad ottenere una forma grezza del zoccolo. Ovviamente non avrà il buco per i piedi, ma avrà qualche parte di legno in più dove il ceppo è fissato sul tornio. Maggior parte dei maschi rimarrebbe a fissare questo tornio copiatore per ore. In ogni caso è lo stesso processo usato per copiare le chiavi di casa, per intenderci. Finito di ritagliare la forma del zoccolo, sempre sfruttando le parti in più nella parte anteriore e posteriore con il quale il zoccolo era fissato sul tornio, lo inseriscono nel trapano copiatore, è la definizione più semplice che ho trovato. Esso, come il tornio del resto, utilizza una forma, un zoccolo cavo in questo caso, per creare lo spazio per i piedi. Una volta per fare questa operazione utilizzavano un trapano manuale. A questo punto devono rimuovere le due punte dove era fissato lo zoccolo, levigarlo e, insomma, va rifinito. E se non lo sapevate, quando rimuovono le parti in eccesso dove il zoccolo era fissato e creano la punta, manualmente in questo caso, creano anche un piccolissimo buchino nella punta, in modo di far uscire umidità fuori. Geniale! Zoccolo va usato con le calze pesanti, assolutamente, ed è così resistente da proteggerci come una scarpa antifortunistica. E voi? Sì, però le vorrei queste qua vere. L'avevo così quando ero piccolina, ci andavo ovunque con queste. Me too. Ora deciso. Invece c'è troppa scelta, come faccio adesso? Zoccoli come se piovesse. Allora, il signore ha detto che li puoi usare anche come scarpa anti-infortunistica. Sì, perché ci possono passare sopra 700 kg. Sì. Allora? Ci sta, però manca il calzino. Zandseshan si trova nella zona industriale di Zaandam, che all'epoca del XVIII secolo era una forte zona industriale ed è rimasta tutt'oggi. In questa zona esistevano più di 1000 mulini, solo a Zands ne aveva 300, che era molto di più di quello di Amsterdam. E se non lo sapevate, Amsterdam era conosciuta per i suoi mulini. Qua macinavano di tutto, a partire dalla farina, c'erano frantoi per olio, per cacao, maceravano la carta, addirittura le pietre per la diga di Amsterdam sono state macinate qua. Pian pianino mulini a vento vengono sostituiti con quelli a motore. Qua ne rimasero 12 e nel 1925 una società con aiuto di Stato comincia a occuparsi di questi mulini. Anche il giorno d'oggi li troviamo come erano all'epoca, quindi sono visitabili all'interno. Intero etnomuseo si trova immerso dentro una natura meravigliosa. Sono piccolini. Non abbiamo capito se è un bar, che cos'è. Andiamo a vedere.
C'è un profumo di cannella, o mi sembra di dolci. I profumi più forti arrivano da lì. Queste sono le scale che loro usavano per salire. Un'inclinazione per noi impossibile neanche da immaginare. E questo è impastatrice. E anche qua abbiamo attrezzi di altri tempi. Non è la fabbrica di Willy Wonka, perché qua fanno le caramelle, però i profumi sono quelli lì. Tutte possibili e immaginabili forme per fare i dolci. Forme sparse ovunque. E qui si metteva la pasta, si girava la manovella, le forme imprimevano il disegno, i dolci uscivano di qua. Non ho resistito. È il primo waffle per quest'anno. E come avete visto, questo è nello stesso momento un negozio, un laboratorio per i dolci E anche un museo. Ma intanto si può anche mangiare. all'interno del E museo. poi c'è la vista verso l'esterno dalla mezza porta. Ed è la prima volta da quando siamo arrivati, questa volta che abbiamo preso una wafla. Buffer. Ora la GoPro è un po' più dolce. La wafla era ottima, ha smesso di piovere. Andiamo avanti. Antichi patini per il ghiaccio. Ebbene sì, per un bel po' di mesi all'anno i canali sono ghiacciati e allora cosa fanno? Vanno a patinare, ovviamente, visto che quando è ghiacciato usano un po' meno le biciclette. Comunque non potete immaginare quanto è bello questo posto con il cielo azzurro senza le nuvole, con il sole. In questo mulino si producono i pigmenti per i colori e noi quando ci siamo stati qua ultima volta siamo entrati dentro e l'abbiamo già visto. Purtroppo oggi c'è tanta gente e c'è troppo da aspettare. Ultima volta che siamo stati qua abbiamo visto in questo mulino segheria come si tagliano le tavole di legno. E questo mulino sega i tronchi in tavole di legno. E lì c'è qualcuno che sta barando con una motosega. Il nostro tour di Zaanstad finisce qua. Noi adesso andiamo verso Amsterdam, ma se voi siete stanziati ad Amsterdam potete venire qua sia in treno fino alla stazione che abbiamo fatto vedere all'inizio, sia con la nave che è dietro le mie spalle. Penso che abbiamo detto tutto. Era per ridere. Ebbene sì, finalmente siamo arrivati ad Amsterdam per l'ennesima volta, ma a noi piace, quindi ogni discussione è superflua. Dopo aver sperimentato più soluzioni ci piace sostare nel campeggio Gasper perché è vicino ai trasporti, sistemato, bello e se non ti serve la corrente puoi stare anche nelle piazzole, si potrebbe dire più vicine alla natura. Ma guarda che posto che abbiamo, le paperelle, il canale, wow! E domani si riparte per una delle città più controverse, direbbero alcuni, ma per noi più belle del mondo. Attraversare strada non è particolarmente difficile, ma dovete stare attenti in questo ordine: bici, tram e anche le macchine alla fine. Ma per apprezzarla bisogna anche conoscerla. E con questa notizia bomba vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e voi lasciateci un like se vi va.
Ma tutto questo soltanto per parlare delle 3X, che non è quello che pensate voi. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.